Salve a tutti ragazzi, benvenuti di nuovo qua su Duolife, qui Drenamai. Oggi vi illustrerò un tutorial su come impostare i font in coreano nel client di LoL, sia a livello di client che a livello di in-game, visto che su internet è molto semplice impostare quelli di client, è un po' più complicato e si trovano pochissime guide su come farlo in-game. Ok, vi mostrerò entrambi i metodi. Cominciamo col primo che è molto semplice, in cui andremo a sostituire semplicemente i font che troviamo illustrati qua nel nostro client. Possiamo chiuderlo e cosa si fa? È un'operazione molto semplice. Dal disco locale che abbiamo qua, andiamo nella cartella della Riot Games, League of Legends, Raz, Projects, LOL Air Client, Releases. Ora qui troverete due cartelle. Io ne ho due, voi potreste anche averne una o più. Quelli sono, diciamo, i pacchetti di lingue che sono stati scaricati. Io ne ho due perché prima avevo il client in italiano, poi l'ho portato in inglese. Quindi ho due cartelle. Quale andiamo a modificare? Quella che sto utilizzando ora, quindi la più recente, quindi o il numero più grande o la data di ultima modifica. Per me è questa qua. Quindi una volta aperta andiamo in Deploy e l'ultima cartella da aprire è la CSS. Ci troviamo in questa cartella dove sono presenti tutti i fonts che sono utilizzati dal nostro client. Quello che è in uso ora è fonts.swf. Voi potreste non avere l'estensione perché magari l'avete disabilitate da opzioni cartella, non cambia nulla, il file è semplicemente lo stesso, solamente non leggete qual è l'estensione. Prima cosa da fare è fare un backup di questo fonts, nel caso in cui voleste tornare ai caratteri originali, quindi copia e incolla semplicemente, e questo lo possiamo rinominare per ricordarci qual è, che ne so, fonts originale Europa per dire. Mentre facciamo sempre anche una copia di quello coreano per mantenerlo con noi e la incolliamo qua. Cancelliamo il fonts di prima, tanto abbiamo l'originale Europa con la copia, mentre la copia di quello coreano lo andiamo a rinominare semplicemente in fonts o fonts.swf. Già dal prossimo riavvio del client avrete i font coreani all'interno del vostro client. Però se fate partire una partita i font sono quelli originali. Come si fa a cambiare quelli? Si può o andare a fare una modifica direttamente all'interno di un file di testo che si trova nella cartella della Riot Games, o ho trovato un programmino molto interessante che permette di creare delle skins che modificano questi caratteri in una maniera, primo, molto semplice, che consente una rapida installazione, e è anche rapido nel caso in cui vogliamo tornare ai font quelli originali e non ci dobbiamo andare a ricordare ma qual era la stringa precedente, dove era il file salvato. No, si riapre questo programmino che si chiama Wuxi e si disinstalla la skin. Ok, il programmino, come dicevo, si chiama Wuxi, io l'ho già installato ma è molto rapido, e si presenta così una volta installato. Il primo avvio è un pochino più lungo perché deve caricare alcuni plugin, rilevare la cartella di League of Legends. I prossimi avvii sono molto più veloci, come è accaduto con me. Si va in Creation Tools e Get Files. Ora, voi potreste avere al posto della mia seconda cartella LOL Game Client it/it. Io ho NGB perché utilizzo il client inglese. Non ci interessa perché comunque andremo nella prima cartella, è questo che ci interessa. LOL Game, Data e Menu. Troviamo tantissimi font. Ora, qual è quello che dovete utilizzare voi? Io nel mio caso ho il client in inglese europeo, quindi il mio sarà NGB. Se avete il client italiano sarà it/it. Se comunque non siete, diciamo per qualunque ragione, non siete sicuri di quale state utilizzando, per vedere qual è con precisione il vostro client basta tornare alla cartella di LOL, quindi Riot Games, League of Legends, Raz, System, e c'è questo file locale. Se lo aprite con il blocco note, sì, se lo apriamo con il blocco note, ok, locale uguale n/gb. Se voi avete il client italiano vi avrà detto locale uguale it/it. Sapete con precisione quale state utilizzando. Quindi vi scegliete di conseguenza e mettete il tick su il vostro client che state utilizzando. E estraiamo il file. È abbastanza veloce. Con View ci mostra la cartella in cui l'ha scaricato. Come vedete la directory non è più quella di LOL, ma è una directory di Wuxi. Perché ora andiamo a fare una modifica su un file di backup, senza intaccare quello originale di League of Legends. Ci andiamo ad aprire questo file e
è un file piuttosto lungo, ma a noi ci interessa solamente le prime 6 righe. Ora, metto in descrizione le stringhe che vanno cambiate, io le ho già caricate qua come documento di testo, e sono queste prime 6 righe. Semplicemente me le copio e le vado ad incollare nelle 6 righe del file che ci eravamo salvati. Incollo. Perfetto. Chiudi e salva. Questo non ci serve più. Però in questa maniera cosa abbiamo fatto? Abbiamo modificato un semplice file di backup. L'originale è rimasto intatto. Ecco che rientra in gioco Wuxi. Torniamo alla home page di Wuxi e questa volta andiamo in skins. Io l'ho già caricata, ma voi probabilmente vi troverete in questa situazione con nessuna skin importata. Andiamo a fare import skin. Aggiungiamo un file, add file, e quasi sicuramente in tutti i casi vi darà già la directory in cui avete salvato il vostro backup del font config. Quindi non fate altro che selezionarlo e fare apri e salvate la skin. Ora ho notato che se non si riempiono tutti i campi non ve la fa salvare, quindi anche se vi inventate stupidaggini, perché ci possiamo mettere font coreani, l'autore, anche se ci siete nessuno, qualcosa scrivetelo, se no non ve la fa salvare, versione 1, e facciamo save skin. Ora, semplicissimamente si clicca su font appena creato e si fa installa. Così, aprendo il client e avviando una partita, ci troveremo i font coreani all'interno del game. In maniera molto semplice, senza ripercorrere tutte cartelle, cose. Vogliamo tornare a quelli originali europei? Si riapre Wuxi, si riva su skins e si fa un install. Semplicemente torna tutto alla normalità. Trovo questo molto comodo perché magari uno si dimentica la directory e tutto, è molto semplice tornare a un client originale. E magari qualcuno se lo chiede, questo qui non è assolutamente illegale perché non è che dà miglioramenti in gioco, non dà nulla, è semplicemente una cosa estetica. A molti piacciono questi font un po' primordiali coreani e questo è l'unico sistema per poterli ottenere. Grazie dell'ascolto, qui era Dranamai, iscrivetevi al canale se vi è interessato questo tutorial o altri, altri video che abbiamo nel nostro canale, e grazie per l'ascolto, arrivederci.